Okay, welcome to Giffoni to Katherine Langford. Hello, benvenuta a Giffoni. È chiuso, forse è chiuso. Welcome to Giffoni, Katherine. Thank you so much. Hello and welcome to Giffoni. E ovviamente ci auguriamo di poterti avere qui presto in presenza. And we hope you can be with us soon live. Che passiamo subito alle domande perché abbiamo tantissime domande da farti. So we're going to start with the questions because we have a whole load of questions to ask you. E partiamo dalla Germania. First question comes from Germany. Germany, can you hear us? Ci siamo? No? Ok, aspettiamo di capire se c'è il collegamento con la Germania. So just a second, we're just solving the problem with the connection with Germany. Altrimenti proviamo a collegarci con la Spagna, Danilo. Germany, can you hear us? Ok, allora inizio a farti io una domanda. So whilst we solve the problem, I want to ask you a question first. Okay, posso farla direttamente? Ok. How did your song I Could Be Your King come to fruition and end up being a part of Cursed? Did you have this idea to record and co-write an original song for the series, or did the showrunner bring this idea to you first? La tua canzone I Could Be Your King, com'è che è diventata parte integrante della serie Cursed? L'idea è stata tua oppure è stata delle persone responsabili della serie, quindi gli autori, i produttori, eccetera? First of all, I wish I could speak Italian, and hopefully if I'm back next year, I'll be doing this in Italian. But to answer your question, I think it happened in a really organic way. When I signed on for the series, it was going to be a 6-month shoot, and then I was sort of going to secretly work on music for 6 months. And then by the time that I flew there, it was an 11-month shoot, so there wasn't any time to write anything. And music is something that I love, and I carry around a keyboard with me. And one day I think I was playing, and one of the producers, the showrunner, heard me and said, "Did you think about writing anything for the show?" And I was kind of like, "No," and brought it up to my agents, and then they were like, "That's a great idea." And we just wrote it as a 90-second sort of intro/theme song for the show, and then Netflix loved it so much that they wanted it to be a single. So it's very much I think it's very much in the vein of the show. And I loved working with Dave Sidek, who's the incredible producer behind that. We literally met, I think, twice, but we recorded it in 2 sessions, and then that was it, and he worked his magic. Diciamo che è successo in modo quasi organico, nel senso che lo shooting della serie, quindi la serie doveva essere girata in 6 mesi inizialmente, e poi dopo ci sono voluti 11 di mesi. E quindi io amo moltissimo la musica e ricordo che portando con me sempre una piccola tastiera, stavo giocando con questa tastiera, scrivendo delle piccole cose. Quando sono arrivati i produttori mi hanno chiesto se io avessi mai pensato di scrivere qualcosa per la serie, e quindi mi sono messa e sono riuscita a scrivere questa cosa inizialmente di 90 secondi che abbiamo fatto sentire ai produttori di Netflix, e a loro è piaciuta moltissimo questa cosa, e quindi hanno insistito affinché il mio brano si sviluppasse in un singolo. E l'abbiamo registrata in pochissimo tempo, grazie anche a Dave Sidek. Ok, ci colleghiamo con la Spagna, allora mi dicono che il collegamento è pronto. Ci siete?
Okay. Okay, so we are with Spain now. So, hi, my name is Stella. I'm from Giffoni, Spain. And, well, first of all, I would like to say that. Hi. And I would like to say that, well, I personally like a lot your job. I think all the people are here right now with me in the same. And my question is that I noticed that you play some different and dynamic characters in all of the films and TV shows that you have done. For example, in 13 Reasons Why, you played the role of a girl that was overwhelmed by her problems. Then in, for example, Love, Simon, you played the role of the supportive and funny friend. And then in Cursed, you were a young lady that ends up becoming such an empowered woman. So my question is, which of the roles would you say was your favorite, or which was the favorite part of each one? Ok, allora nella tua carriera hai fatto tantissimi ruoli diversi e tutti dinamici. Da 13 Reasons Why, dove fai la parte di una ragazza che si suicida, a Love, Simon, che è un film basato su un ragazzo omosessuale, tu fai parte, diciamo, del suo gruppo di amici, a Cursed, in cui fai la parte di Nimue, quindi questa ragazza che deve consegnare questa spada a Merlino, quindi hai fatto tantissimi ruoli diversi. Di tutti questi ruoli, che cos'è che ti è piaciuto? Che cosa hai imparato da questi ruoli? Se c'è stato un ruolo in particolare che hai amato più degli altri? That's a really good question. It's a really tricky question. Because I think to a degree you take a piece of you from every character that you play. And I feel very lucky to have been a part of the projects that I've been in so far. And they've all meant something different to me. But I also think they've been unique in the sense that they've also maybe commented or had an impact that went past just entertainment, whether that's mental ill health or equality or feminism and equal rights. And I think in each moment they're all kind of my favorite because I love different pieces for them. Like Hannah was the first role I ever did. It's a topic that's very close to my heart, as was Leah in Love, Simon, and working with Greg Berlanti and making the first mainstream studio film rom-com with a gay lead in it. That's amazing to be a part of. And then to be a part of something like this in Cursed, where the magnitude is so large and on such a large scale, and we're also leading this show, this really big show, it was a completely different experience and learning curve. So I think I take bits from all of them, and I hope that I can just continue learning and taking things from the roles that I keep doing. I think that's the beauty of doing this job, is that you leave having had an experience, and that's such a joy for me. Diciamo che di ogni ruolo ho amato qualcosa e posso dire che alla fine forse ho amato tutti i ruoli allo stesso modo, anche se magari in un determinato momento posso dire di aver amato che trattano vari temi, dal femminismo ai diritti uguali per tutti. Ho amato molto fare la parte di Leah, per esempio, in Love, Simon, perché tratta la particolarità delle difficoltà che può vivere una persona omosessuale nei nostri giorni. Spero di poter continuare a recitare cose diverse e poter crescere come attrice e anche come persona dalle esperienze che faccio, anche perché questi ruoli hanno sempre avuto uno sbocco che è andato al di là del semplice entertainment, quindi del divertimento, quindi hanno trattato, come ho detto prima, dei temi anche molto importanti che sicuramente hanno un impatto sulla vita delle persone. Other question from Spain? Yeah, thank you. Our second question is, if you could give a sparring
new actors a piece of advice, what would you tell them? Se tu dovessi dare dei consigli ad un attore in erba, che consigli daresti? I don't know, I think if you love this, and this is your passion, don't let anyone tell you no. And also, I would also say, stay true to yourself as much as you can. Don't try and be someone else or mold yourself to be who you think that they want you to be, because who you are and what you have that is unique to you and special to you is what other people are going to find special and unique and cool and different. So stay true to yourself and stay true to your passion. Diciamo il consiglio che io posso dare è di rimanere innanzitutto fedeli a se stessi. Mai cercare di essere qualcuno che non si è, perché così si perde in spontaneità. E se si riesce a rimanere fedeli a se stessi, alla fine si riesce anche a comunicare qualcosa di importante agli altri. Questo sicuramente è una cosa che posso dire. Poi di non farsi mai dire di no, quindi se uno ha una passione bisogna seguirla e non bisogna mai far sì che qualcuno possa cambiarti idea. Quindi diciamo che questi sono i consigli che mi sento di dare. Last question from Spain. So, when did you decide that you wanted to become an actress professionally, and who was, if there was any, the actors or actresses who inspired you or who you admire? Quando è che hai deciso che volevi essere un'attrice? E c'è un'attrice che ti ha influenzato o che hai ammirato nel corso della tua crescita, quindi da bambina? For me, it kind of split into two things. Like, I think music and acting and being creative is something that I've always been, and kind of been doing for as long as I can remember. Like, I used to write poems or sort of songs when I was like 4 or 5, and all these like little things. So I think I was always very creatively inclined, but you know, growing up in Perth, which is a small city in Australia, and not necessarily being surrounded by an industry, or having parents who, you know, were in this industry, I think it took me a lot longer to actually believe or look at doing this as a career. So I think it wasn't until a bit later when I had 3 jobs and I was paying for my acting classes, and I you know, I really kind of took ownership of the journey and said, this is what I want to do, that I really like fully started pursuing it with reality in mind. And it's interesting because, you know, at that age, kind of like 17, 18, which isn't old at all, by the way, for all of you thinking you're already too old, you're so not. Don't let anyone ever tell you that. But, you know, I was in Perth and I hadn't ever done anything. And I just wanted hope that what I was pursuing wasn't impossible. And so for me, you know, I really look up to actresses like Kate Winslet and Michelle Williams and Carey Mulligan. I love their work. But I also remember looking up so many other Australian actresses. And for me, so many Australian actresses inspire me, like Nicole Kidman and Cate Blanchett and Rose Byrne and Margot Robbie, because they came from Australia, and in a way they gave me hope that what I was doing was possible. So yeah, I hope that answers the question. Ok, allora diciamo che per quanto io possa ricordarmi, sin da piccola sono sempre stata interessata all'arte, quindi mi sono sempre ritenuta una persona creativa. Anche ancora adesso sono molto, diciamo, incline alla musica e ovviamente alla recitazione. Mi ricordo che da piccola scrivevo delle canzoni e anche delle poesie. Queste cose le facevo sin dall'età di 4-5 anni.
Però io sono australiana, vengo da una piccola cittadina che si chiama Perth, quindi non è una cittadina molto grande e non è che l'industria cinematografica arrivi tutti i giorni a Perth. Quindi fino all'età di 17-18 anni, quando avevo 2 o 3 lavori che facevo per mantenermi, solamente a quell'età diciamo che è scoccata la scintilla e ho pensato ma forse questo lavoro lo voglio perseguire con tutta me stessa. Poi ricordatevi che una persona di 16 o 17 anni non è vecchia, lo so che voi alcune volte a quest'età vi ritenete tale, perché spesso e volentieri a quell'età le persone già ritengono di essere anziane, però non lo siete, quindi avete ancora tutta la vita davanti. Per quanto riguarda le attrici che mi hanno influenzata, posso fare dei nomi tipo Kate Winslet, oppure Kate Mulligan, oppure anche delle attrici australiane tipo Nicole Kidman o la Blanchett per esempio, perché mi sono sempre dette se ci sono riuscite loro, che vengono comunque dall'Australia, quindi da una nazione dove l'industria non è grandissima per quanto riguarda la cinematografia, ce la posso fare anche io. Thank you from Spain. Ok, ci colleghiamo con la Germania. Ok, so now Germany again. Dovremmo aver ristabilito il collegamento. Forse. We should have, yes, here they are. Okay, hi, this is Scarlett from Germany. So cool to talk to you, Catherine. I'm just a bit excited right now. Okay, so I absolutely love Curse. I love the new interpretation of the Arthurian legend, how you witfully portrayed your character and also giving a twist, on the Arthurian legend and so on. Sorry, I'm so excited. So my question is, what's your favorite or most memorable moment or scene to shoot in a series? Ok, allora qual è il momento più memorabile, la scena che ti è piaciuta di più girare nella serie televisiva Cursed, che a me piace moltissimo. Ritengo che il modo che hai di ritrarre il tuo personaggio sia veramente fantastico, quindi dai molta personalità al tuo personaggio. Oh, hi, nice to meet you too. To answer your question, firstly, thank you. You know, this series was very long and very arduous, and we shot most of it in the UK and Wales, which isn't known for its fabulous sunny weather. There was a lot of rain that we sort of had to battle through. And I'd say there were a lot of memorable moments on set, but one day in particular that stands out to me is when we shot one of Nimwe's biggest fight scenes in episode 8. And we happened to shoot that on the hottest day that the UK has ever had on record. So I think it was about 44 degrees. And I was wearing 3 layers of armor, and everyone else was essentially wearing red blankets for their costume. And we were under set lights. So it was probably upwards of 45 degrees. We were doing this fight scene over and over again for 12 hours. And we were coming up sort of covered and drenched in dirt and sweat. It looked like someone had thrown a bucket on me. But in the UK, kind of the irony of it all is that summer is also wasp season. And on set for Fake Blood, we use basically sugar syrup, so like jam. And throughout the fight scene, I'm progressively covered in this syrup. So each time I would get up and be drenched in sweat and muddied, but then also covered in wasps. So it was someone's job in between takes to pick these wasps off of me, all sticky and covered in jam. So it wasn't very glamorous, but it was a day that we all pushed through and felt like an accomplishment by the end of it. Allora, la serie per quanto riguarda la durata per girare tutti gli episodi ci sono voluti vari mesi e abbiamo girato la maggior parte della serie in Gran Bretagna e in particolare in Galles,
ed in Inghilterra, ed ovviamente il tempo e le temperature non siano proprio molto gradevoli di solito. Però mi ricordo che un giorno, nell'episodio 8, dovevamo girare la battaglia di Nimue. Mi ricordo che stranamente quel giorno fu caldissimo, erano qualcosa tipo oltre i 40 gradi, quindi un giorno veramente caldissimo, e durante la battaglia noi dovevamo indossare queste armature molto pesanti, e ovviamente faceva caldissimo perché poi c'erano le luci per illuminare il set e il tutto, e quindi penso che abbiamo lavorato sotto qualcosa tipo 45 gradi, quindi una cosa terribile. Poi ovviamente per emulare il sangue abbiamo utilizzato del tipo dello sciroppo era marmellata, che era a base di zucchero. E la cosa che dovete sapere è che l'estate in Inghilterra è anche considerata la stagione delle vespe, e quindi ci sono tutti questi insetti che ti svolazzano attorno. Quindi potete immaginare che cosa si provava, pieni di sudore perché faceva caldissimo, poi tutti pieni di questo sciroppo che si azzeccava addosso praticamente. Poi dopo, quando ci si toglieva l'armatura, arrivavano tutte queste vespe che ti gironzolavano attorno, con il pericolo di essere anche punti a volte. Quindi è stato veramente paradossale quel giorno, perché girare una scena del genere, se la temperatura fosse stata meno diciamo, calda, sarebbe stata anche più facile. Però sono le cose che succedono con il mio lavoro. Ok, andiamo in Bulgaria. So we're going to Bulgaria now. Hello from Bulgaria. My name is Elizabeth, and my question is, if you weren't an actress, what alternative career would you like to pursue? Thank you. Ok, allora la mia domanda è la seguente. Se tu non fossi un'attrice, che cosa ti piacerebbe fare? Quale lavoro ti piacerebbe fare? Hi, Elizabeth. That's a good question. I think that if I wasn't acting, I would probably be doing something in the creative industry. Like, I love acting, I love music, so I feel like that's where I would be. But if I wasn't going to be in a creative industry, and actually before I became an actor, I wanted to, I didn't really know what I wanted to do, but I knew I wanted to help people. And so I wrote down doing something in medicine because my parents were doctors, or being like a school teacher / principal, because I think school is really important and it's important to have good teachers. Ok, allora diciamo che vorrei, ovviamente la mia passione è quella di lavorare in un'industria creativa, quindi o con la musica o con i film. Però se non fossi riuscita ad ottenere, a far diventare questo sogno realtà, mi sono sempre impegnata ad aiutare le persone, quindi avrei sicuramente voluto fare qualcosa che riguarda gli altri, o impegnarmi con la scuola, quindi diventare insegnante oppure un dirigente scolastico, oppure lavorare con la medicina, anche perché ho 2 genitori che sono medici, e quindi mi sarebbe piaciuto dare qualcosa di me stessa agli altri in questo modo. Ancora dalla Bulgaria. Okay, so from Bulgaria again. Hello, Catherine. My name is also Elizabeth. It's a real pleasure to be able to speak to you. Like, I would never imagine watching 13 Reasons Why that I would be able to chat with you one day. So I'm really happy to be here with you. So my question is, I've been wondering if the series 13 Reasons Why has changed your perspective on depression and suicide. And if you could say something to anyone who is feeling down, what would it be? Quindi la mia domanda è la seguente. Mi chiedo se la serie 13 Reasons Why abbia cambiato la tua percezione della depressione e del suicidio, e se tu avessi la possibilità un giorno di parlare con una persona depressa, cosa le diresti?
Thank you for such a heartfelt question. I think, mental ill health has always been really important, and it was important to me before shooting 13 Reasons Why. And it continues to be, and I think it always will continue to be. And for the world as well, I think we have a lot to learn about mental ill health and how we can support people, and also what it is. And it's hard to give advice because I think everyone's journey is different, and everyone's struggle is different and unique to them. But the one thing that I would say, and I think I said this in a really early interview, was that, again, I'm not an expert on this or a medical professional, but just know that there is life after this moment that you might be feeling. There's life after this fight or this event or this boy or this girl or whoever it is or whatever it is, and know that there is support. And I think that's the most that I can kind of give, is that know that you're not alone. But again, I would also say that I think as a world we have so much to learn, and so much to learn from each other. Innanzitutto ti vorrei ringraziare per la domanda, perché è una domanda importante. Io mi sono sempre interessata a problemi che riguardano le malattie mentali, perché sono un problema e oggigiorno sono anche problemi molto attuali. È sempre difficile dare consigli, perché ognuno vive il proprio viaggio in modo diverso. Quindi ognuno di noi reagisce alle situazioni in modo diverso, le problematiche quindi sono diverse per ognuno di noi ed è difficile dare dei consigli. Quello che mi sento di dire è che se un giorno uno si trova in una situazione non facile, quindi si sente depresso oppure forse anche peggio, bisogna sempre ricordarsi che c'è comunque una vita dopo questa situazione brutta che si sta vivendo. Quindi ti sei lasciato con la ragazza o con il ragazzo, oppure hai dei problemi particolari, bisogna ricordarsi che passeranno e ci sarà ci saranno altri giorni, la vita continua, e poi bisogna anche cercare l'aiuto negli altri, quindi anche fidarsi degli altri, perché aiutandoci a vicenda si riescono spesso a superare tantissimi problemi. Katherine, what is the next project you have coming up? Quindi qual è il prossimo progetto a cui stai lavorando? With the current pandemic, I think it's been really difficult to sort of pursue a lot of things for everyone, no matter what your job is. And the same for the industry. There are a couple of things that I'm working on that I don't know if I'm ready to share yet, but I do actually have a film that I did a couple of years ago by Brian Duffield, and there's Charlie Plummer in it. It's called Spontaneous, and it's this sort of satirical, comedy, outrageous coming-of-age story that I think is going to get its moment later this year. So there's that coming. Allora, io ho dei progetti, però non sono sicura di volerli ancora dire. Quello che posso dire è che comunque in questo periodo di pandemia tutto si è un po' fermato, ed è stato un periodo, ed è ancora un periodo molto difficile per tante persone, quindi per persone che provengono da tantissimi lavori diversi, ed ovviamente anche l'industria cinematografica sta vivendo una situazione un pochino particolare. Quello che posso dire è che 2 anni fa ho fatto un film che si chiama Spontaneous, quindi in modo spontaneo, sarebbe la traduzione. Ho lavorato con Brian Duffield e ci sono anche degli attori tipo Charlie Plummer, per esempio, dentro il film. Ed è un film che riguarda una ragazza che dall'adolescenza passa all'età adulta, ed è un film ben fatto, e penso che se ne avete voglia vi divertirete a guardarlo. Sicuramente lo guarderemo, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, incrociamo le dita.
We will definitely watch the film, and we wish you all the best. Break a leg, and we are keeping our fingers crossed for you. E ti chiediamo di farci una foto insieme prima di salutarci. And we would like to take a selfie with you, which of course will not be easy, but it's a special kind of selfie. So if it's okay with you, that would be great for us. Absolutely, let's try. Ok, vediamo, proviamo. Ok, it's a strelfie. It's Strelfie, selfie in streaming, so okay? A selfie in streaming. Do you like? We've named it Strelfie. Do you like it? Do you like the name we've given it? The Strelfie? Strelfie. It's cute. Yeah. Ok. Ok, ci siamo? Ok, thank you, Katherine Langford. Grazie mille. Thank you so much for having me. I really appreciate it. Grazie mille per avermi voluta con voi. Grazie E mille. ti aspettiamo qui a Giffoni per farti accogliere nel migliore dei modi come meriti da questa folla di giurati. And we hope to have you here in Giffoni very soon so that they can all hug you live instead of just through streaming. Oh, likewise. Thank you so much again. Anche per Ciao. me. Ciao, bye bye, Katherine Langford.